Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale e di mettere like se vi è piaciuto questo video e poi Carlo passiamo a parlare, come ci è capitato spesso in questi giorni, di Mehdi Taremi. Certo, chi è Taremi? Taremi è un giocatore di 31 anni, un giocatore che ha realizzato capocannoniere 31 gol, ma si segnala anche per gli assist. È un giocatore che ha segnato 9 gol nelle 22 di Champions League. È un giocatore che ha segnato circa 80 reti sulle 136 disputate con il Porto. Insomma, è un centravanti che magari non avrà l'appeal dei grandi centravanti perché è iraniano, perché il calcio iraniano ovviamente non appartiene all'elite del calcio mondiale, però è un giocatore molto apprezzato da Conceição, un giocatore che certamente ti aiuta a rendere la squadra più competitiva, perché può aiutare Giroud nell'alternanza, quindi un grande giocatore. Poi, scusami questa immagine, Beatrice, pensaci un attimo. Passaggio di Pulisic, gol di Taremi. Si abbracciano i due, ma sul Washington Post un abbraccio tra un ragazzo iraniano e un ragazzo statunitense, insomma, renderebbe il Milan ancora più internazionale, ancora più famoso, se già il Milan non è famosissimo. Ho pensato anche a questo aspetto. Beh, certo, sarebbe un'immagine sicuramente iconica che farebbe discutere, inedita anche, no? Inedita, direi. Certo, cioè esula dal calcio, cioè ho pensato a questa cosa che può essere non fondamentale in questo momento perché il Milan vinca il campionato o quello che vuoi, però insomma sarebbe un'immagine, nessuno può negarlo, forte. Carlo, tra l'altro in questi giorni sono arrivate tante domande di questo tipo. Io ho un po' di paura a fartela semplicemente per scaramanzia, però ne arrivano tante e quindi te la pongo. Ci chiedono se questa squadra è davvero da seconda stella a questo punto. Bah, allora, indipendentemente da tutto, sta dimostrando di giocare molto bene a calcio. Però adesso, amici, è un po' difficile dirlo per un motivo, perché da seconda stella è il gennaio, il febbraio e il marzo che te lo dicono. Chiaro che se sei avanti di 10 punti a fine dicembre, dietro di 20 punti a fine dicembre, sei o non sei da seconda stella. Se siamo nella posizione del Napoli che va, è chiaro. Adesso direi che è un po' difficile perché bisogna capire come salgono gli altri, oltre che gli 11 che abbiamo visto, quanto saliranno di livello gli altri, e questo è importante. Quando incominceranno a esserci delle difficoltà, questo gruppo come reagirà. Quindi ci sono tante incognite, non si può rispondere. Indubbiamente è una squadra più forte dell'anno scorso, è una squadra potenziata, una squadra con un allenatore ricco di stimoli e di novità, insomma ha tante cose che ci possono portare all'ottimismo. Direi che in questo momento cerchiamo di mettere nel nostro fienile, nella nostra cascina, tanti semini per il lungo inverno, e questo è già importante. Poi già la partita di venerdì con la Roma è indicativa, perché è il primo big match sia per la Roma, che però è messo male in classifica, sia per il Milan, e dunque io vorrei dire di sì, però sarebbe anche sciocco, c'è di mezzo la Champions League, vediamo che avversari ci sono. Sì. Insomma, in questo momento non si può rispondere, vorrei dire di sì, penso di sì, ma in questo momento mi sembra prematuro. Sì, infatti ci sarà anche da capire quale avversario incontrerà il Milan nel suo girone di Champions, no? Perché sì, scorso... potrebbe esserci il colpo di fortuna di incontrare le ultime due del primo a fascia e le ultime due della seconda, però potrebbe, perché il sorteggio è questo, può capitarti le prime due della prima e le prime due della seconda, quindi non possiamo saperlo. È indubbio che comunque un Milan che non si spaventerà anche se avrà Real Madrid e Liverpool, perché ormai è avvezzo ai grandi sfide, si sente forte, e ti assicuro che anche le grandi squadre, quando vedono Dio mio abbiamo il Milan, cioè fra le prime 4 d'Europa, non saranno tanto contente. Però speriamo sul sorteggio, perché
lo ricordano sempre tutti, quando Adriano, io ero là, quando Adriano Galliani dopo il Deportivo La Corugna, e lo fece per la prima e l'ultima volta, o abbracciò o fece un salto sulla sedia di gioia, poi siamo usciti. Quindi l'Inter l'anno scorso, complimenti, Barcellona-Bayern, cosa gli davamo all'Inter? Poco, perché era reduce da un campionato perso col Milan, eppure straordinario passaggio, viatico poi per arrivare in finale. Tra l'altro è anche una squadra con più esperienza, no, perché si è Certo, sempre parlato che questi ragazzi avevano poca esperienza in Champions. hanno già L'anno giocato a scorso Liverpool, hanno già giocato allo Stamford Bridge, hanno già giocato con l'Atletico Madrid, certo. Carlo, io come ieri ti chiedo di Rade Krunic, anche se mi sembra che la linea sia sempre la stessa, No, ma cioè c'è una novità del pomeriggio, detta da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe l'incursione pesante del Lione, ma poi è arrivato il Milan che dice, attenzione, non ci risulta offerte dal Lione, questo lo dice il Milan, e soprattutto il Milan non ha nessuna intenzione di cederlo. Poi lo so io per mia cultura personale, che il Lione potrebbe, ci sono delle regole molto particolari in Francia, il Lione potrebbe offrire anche 10-15, non c'è problema, ma il dipartimento che cura i conti delle squadre francesi impediscono che si vada molto alto come ingaggio. Il Lione può arrivare al massimo a 2 milioni, mi dicono, lui ne prende 1,8. Sai, se offrono 15 al giocatore gliene danno 5, chiaro che si incomincia sì. a capire, cioè si comincia a porsi dei problemi. Invece in questo senso assolutamente no, perché il Lione ha dei paletti rigidi, ma non dell'UEFA, del dipartimento che controlla il DNA, lo sapevo a memoria, il nome adesso non lo ricordo, comunque è il dipartimento che cura i conti delle squadre. Tra l'altro la tematica di Krunic è una tematica un po' che divide, no, ne parlavamo anche oggi in trasmissione. Tanti tifosi vorrebbero che Rade venisse sostituito con qualcun altro Non di più hanno ancora forte capito, io impazzisco, Beatrice. e invece È un altri giocatore, e sono d'accordo, io ero da quella parte lì. E dicevo, Dio mio, cerchiamo di prendere qualcosa di meglio, più classe, più personalità, eccetera. Ero da quella parte lì. Ma l'ha fatto capire però Pioli perché serve, perché è il Casemiro, ovviamente tenendo conto della differenza di caratura internazionale, che ha giocato contro il Chelsea nel Real Madrid, un giocatore diverso dal Modric, perché se tu vai a chiedere, ma in quella partita chi è stato il regista del Real Madrid? Beh, Modric, no. Casemiro davanti alla difesa, Modric e Kroos davanti. Modric e Kroos sono i nostri, con tutti i paragoni, Reinders e Loftus-Cheek, e uno più fisicato, di diverse caratteristiche dietro. Quindi per Pioli è l'equilibrio, è l'ago della bilancia. Dopo le 2 partite non si è visto molto Krunic, ma è un giocatore che devo togliermi l'idea di come lo voglio io il centrocampista. Scusate, con tutto rispetto, senza fare nomi e cognomi, molti dicono molto meglio Dominguez del Bologna, ma quando ho giocato contro il Milan io non ho visto un direttore d'orchestra autorevole, forse per la forza del Milan. Quindi andiamo avanti con Krunic. La squadra, scusate, ma non vi è piaciuta con Krunic? Cioè, ma questo è infatti il guarda, concetto. ti dico, Più di giocare così, con un possesso palla, divertimento, spettacolo con Krunic, si vede che il Milan Pioli lo vuole così con Krunic. Mi sono tolto, io ero come loro, ma mi sono tolto da quest'idea. È no, inutile, anche andiamo avanti ancora tutto il perché campionato, non va bene Krunic. È stato il peggiore in campo. No, è un voto, lui sarà sempre dal 6 quando gioca male al 7 quando gioca bene. 5 raramente, 8 raramente. Punto. no, anche perché Carlo alla fine se piace o non piace a noi conta fino a un certo punto, Brava, perché brava. Uno può se dire no, piace a a me non piace Pioli tanto, però guardiamolo, continuiamo a guardarlo bene e continuiamo a dire che non ci piace, ma guardiamolo però. devo dire che poi queste offerte che comunque sono arrivate danno anche un valore, no, al giocatore, perché Certo, perché chissà perché lo vogliono il Fenerbahce e il Lione, non sono il Real Madrid e il Barcellona, però però insomma. Carlo io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19.
Un saluto a tutti, buonasera.